Questo ciondolo è dedicato ad Alessandra Longo, una bellissima persona che ho conosciuto grazie a Facebook e YouTube. Questo Ale è per te. Un bacio! Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale. Anche oggi realizzeremo insieme questo ciondolo. Di cosa avremo bisogno? Avremo bisogno di un cabochon parpuca da 18 mm, gem duo, delle Delica, Rocaille 11 e 15.0 e mezzi cristalli o fire polish da 4 mm. Il tutorial è di facile esecuzione e l'incastonatura sarà una di quelle che ho spiegato negli ultimi video. E come sempre vi metterò giù nell'info box oppure nelle schede in alto consigliate il tutorial per eseguire la nostra incastonatura o perlomeno per imparare la tecnica se ancora non la conoscete. Ed ora cominciamo quindi prendendo le Rocaille 11.0. Per realizzare l'incastonatura del nostro cabochon da 18, per prima cosa cominciamo a fare 12 unità con la tecnica, quella che vi ho spiegato nel penultimo tutorial, la variazione della Rho. Come fate a contare le unità? Basta che contate il numero di Rocaille di 11.0. Questa è fatta con le 11.0. Se le andiamo a contare vedremo che sono proprio 12 e poi alla fine ne aggiungeremo una come elemento di congiunzione. Quindi cominciamo a eseguire le prime 12 e poi altre 12 unite. Sempre ovviamente con la stessa tecnica. Quindi portatevi a uscire dalla 11.0 di punta e cominciate a realizzare la parte superiore. E in questo modo fino alla fine. Una volta quindi che avrete realizzato il vostro modulino continuo fatto da 12 unità per 2, andremo a realizzare ovviamente la nostra 13ª unità, che sarà quella di congiunzione, quindi sarà quella di chiusura. Quindi cosa facciamo? Ci portiamo come sempre ad uscire da questa Rocaille di punta e inseriamo 4 Rocaille, sempre 11.0, in questo modo. Giro il lavoro per comodità, dopodiché entrerò nella prima Rocaille, inserirò una 11 ed andrò in punta ed a questo punto andrò a congiungermi con l'altro estremo e quindi mi inserirò nella 11 dall'altro lato in questo modo. Giro nuovamente il lavoro per comodità, dopodiché mi inserisco nella 11 in questo modo e andrò ad inserire l'ultima 11 dell'angolo qui esterno. Tiro bene il filo ed avrò concluso la mia, vedete, 13ª unità di congiunzione. Adesso cosa faccio? Uscite quindi dalla Rocaille, vedete qui in punta, inserite nuovamente 4 11 ed andate a fare quindi la parte centrale come sempre. Dopodiché inseritevi nella prima 11 e nella 11 qui
che è in comune tra l'inizio e la fine del modulino, poi inseritevi nella prima 11 che incontrate, fate la punta esterna, inseritevi nella 11 che segue e poi nella 11 ed andate a congiungere ovviamente e ad unire la 13ª unità. Quindi il nostro cerchio è stato completato. A questo punto dobbiamo andare a inserire all'interno il nostro cabochon e poi, come sempre, dobbiamo procedere a chiudere la parte sottostante e quella superiore. Quindi cominciatevi attraverso le rocaille, ripassate ovviamente in questi punti di unione e poi portatevi ad uscire da una rocaille di punta nella parte sottostante. Uscendo quindi dalla rocaille di punta inserirò 2 rocaille 15-0 ed andrò nella punta che segue. Nuovamente altre 2 rocaille 15-0 e vado nella punta che segue. Farò ovviamente questa operazione per tutto quanto il giro. Vedete? Ancora una volta. Quindi farò questa operazione per tutto quanto il giro e vedrete che poi ovviamente si stringerà. Ripassate ovviamente. Ecco qui la nostra parte sottostante incastonata. Adesso spostiamoci attraverso le perline nella parte superiore ed anche qui, uscendo dalla punta, andremo a inserire 2 rocaille 15-0. Quindi in questo caso quello che abbiamo fatto nella parte sottostante andremo a farlo anche nella parte superiore. Ovviamente poi starà ad ognuno di voi poter chiudere nella parte superiore come preferisce, con colore a contrasto. Ora procedo con l'infilare l'ultima serie di 2 rocaille 15-0. Quindi alla fine ci ritroveremo, ovviamente dopo ripasserò. Questa sarà la nostra incastonatura, il retro ed il nostro fronte. Adesso ovviamente io ho utilizzato tutti gli stessi colori, ma voi potrete ovviamente anche cambiare. Vado a stringere ed ecco qui il nostro fronte ed il nostro retro. Adesso vi porterò ad uscire dalla rocaille centrale, vedete, sempre centrale tra le unità superiori ed inferiori, e vado ad inserire in questo spazio una 15, una gem duo ed una 15 e vado poi nella 11 che segue e faccio questo passaggio per tutto quanto il giro. Ve lo mostro nuovamente: una 15-0, una gem duo ed una 15-0 e vado ad inserirmi quindi nella 11 che segue. Essendo 13 unità in tutto vi ritroverete con 13 11 0. Vedete, scusate, 13 gem duo. Vedete che sto inserendo l'ultima gem duo ed ecco qui il modulino a fine giro. Adesso cosa faccio? Mi porto avanti di qualche rocaille e poi dopo andrò semplicemente ad uscire dalla 15-0 ed andrò ad inserire sul lago una delica e mi infilerò dentro la 15-0, la gem duo e la 15 che segue ed andrò a fare questo passaggio di inserimento della delica in tutti quanti spazietti che ci sono, come vi mostro qui in figura. Scusate, ecco qui, nuovamente ripetiamo il passaggio, è molto semplice. Dovrà posizionarsi una delica tra le due 15 ed alla fine ci dovremo ritrovare così. Ripetiamo per tutto il giro.
ci porteremo ad uscire dal foro superiore della Gem Duo ed inseriremo una 15, un mezzo cristallo da 4 mm ed una 15 e faremo questo inserimento per tutto quanto il giro, quindi una 15, un mezzo cristallo ed una 15 ed andiamo nella Gem Duo che segue, sempre ovviamente nel foro superiore. A fine giro, vedete che sto mostrando mano a mano il proseguo del lavoro, a fine lavoro ci ritroveremo in questo modo. A questo punto cosa facciamo? Usciamo dal mezzo cristallo, da uno qualsiasi, ed andiamo ad inserire 4 round 15 0 ed entriamo nella delica, quella in colore a contrasto. Dopodiché tiriamo bene il filo, ci andremo ad inserire altre 4 rocaille 15 0 ed entreremo dal lato opposto del nostro mezzo cristallo in questo modo, molto semplicemente. Dopodiché sistemo un po' il lavoro ovviamente, dopodiché andrò ad inserire tra i due mezzi cristalli, vedete adesso vi mostro come insomma si ferma bene questo decoro, dopodiché andrò ad inserire una 11 0, una delica ed una 15 0 ed entrerò direttamente nel mezzo cristallo da 4 mm e da lì nuovamente andrò ad inserire 4 rocaille 15 0 e rientrerò nella delica sempre alla base. Quindi farò queste due operazioni di inserimento 15 0 e rocaille sopra la Gem Duo per tutto quanto il giro e proseguo, vedete, inserisco altre 4 rocaille e vado avanti così fino al termine di tutto il cerchio. Vi mostro quindi più da vicino, scusate la messa a fuoco, ecco come risulterà il decoro. Ed eccoci al termine del giro, vedete come si presenterà il nostro modulino. Questo è il retro e questa è la parte davanti. Ovviamente proseguo fino alla fine, sempre allo stesso modo e vedrete che praticamente le rocaille poste in punta alla Gem Duo vengono un pochino in avanti man mano che si esegue poi il decoro con le 15 0. Ed ecco concluso quindi tutto il giro. Come vedete, questo è il nostro modulino che potrete utilizzare anche come orecchino perché è intorno ai 3 cm e mezzo e concluso. Adesso cosa faccio? Vado ad inserire 7-8 rocaille 15 0 uscendo da una delica e vado ad inserire poi una susta per poterlo far divenire un ciondolo. Altrimenti poi inserite una monachella se volete realizzare un orecchino che viene benissimo. Io non ho fatto gli orecchini perché non avevo due cabochon parpuca da 18 mm, altrimenti sapete che avrei realizzato gli orecchini e sicuramente poi in un video creazioni vi mostrerò gli orecchini realizzati alla stessa maniera. Ripasso ovviamente più volte ed inserirò anche due 15 0 di colore un poco a contrasto. Vedete che ho messo un laccio, sono ripassata nel giro esterno, vi mostro qui le 15 0 e questo è il nostro ciondolo dedicato ad una cara amica Alessandra Longo, che ho conosciuto grazie a YouTube e grazie a Facebook. Quindi Alessandra, questo ciondolo è dedicato a te. Un bacio a tutte ragazze e come sempre buona creatività. Ciao!